tutte e benvenute in questo nuovo video tutorial. Io sono Martina e oggi ti mostrerò come realizzare una super borsa molto carina. Ma prima ti ricordo di iscriverti al mio canale, azionare la campanella per ricevere tutte le notifiche e seguirmi pure sui canali social. Mi trovi sia su Instagram che su TikTok col nome macre.bag. Ecco la nostra borsetta Marisa, molto carina. Vedete, una borsa di piccole e medie dimensioni comunque, ed è stata realizzata utilizzando un solo gomitolo della nuovissima fettuccia che troverete sul nostro shop. Quindi abbiamo utilizzato questo gomitolo di 500 grammi e i due manici di bambù dal diametro di 12 cm. Potete scegliere sia attacco oro oppure argento. Ma che caratteristiche ha questa borsa? Come vi ho detto, è stata realizzata utilizzando la nostra fettuccia cordino ed è estremamente rigida, vedete, rimane molto rigida. Abbiamo realizzato quindi sia questo che anche il fondo, che come potete vedere è duro e per appunto non si muove. La borsa, se lasciata così, rimane ferma, non si piega proprio se faccio una forte pressione e poi ritorna comunque alla sua forma, e quindi è una borsa comunque molto rigida, resistente e non è nemmeno necessario foderarla. Vi indico quindi l'occorrente necessario per andarla a realizzare. Ho utilizzato una sola rocca di fettuccia cordino. Ma perché l'abbiamo chiamata fettuccia cordino? È un particolare tipo di cordino, fettuccina, molto spesso, è spesso circa 1 centimetro, risulta comunque elastico e quindi molto morbido nella lavorazione, e con questo gomitolo che pesa 500 grammi siamo riusciti a realizzare la nostra borsa, che è una borsa di piccole e medie dimensioni, comunque molto spaziosa, in cui si possono inserire diversi oggetti al suo interno. Quindi questa è chiamata pure fettuccia perché ha delle caratteristiche comunque molto simili alla fettuccia in licra e in cotone nella lavorazione. Infatti il punto della borsa è un punto simil canestro e si nota moltissimo con questa fettuccia. Se l'avessi realizzata magari con un semplice cordino non si noterebbe affatto il punto. Quindi abbiamo utilizzato questa con un uncinetto numero 10, quindi vi suggerisco di usare l'uncinetto o 9 o 10, fate delle prove prima per vedere qual è quello perfetto per voi. E poi abbiamo aggiunto i due manici. Ripeto, questi manici sono molto resistenti, spessi e sono in vero bambù. Troverete sul nostro shop Macre Bag e vi assicuro che la qualità degli accessori è molto alta. Infatti questi manici non li riesco a trovare in nessun altro shop, è molto difficile. Costano un pochino di più, ma la qualità è altissima. Quindi ora iniziamo il tutorial, vi spiegherò passo passo come realizzare la nostra base e pure il corpo della borsa. È un tutorial semplice, velocissimo e pure le principianti riescono a realizzarlo. Quindi prendete l'uncinetto, comprate la vostra fettuccia cordino sul nostro shop macrebag.it, basta un solo gomitolo, troverete questo color rosso e anche altri disponibili e realizzate la vostra borsa Marisa. Quindi iniziamo il tutorial, noi ci vediamo alla fine del video. Inizio realizzando il primo cappietto in questo modo e faccio in più 14 catenelle. Ne considero quindi 15 se prendo in considerazione pure il cappietto iniziale. Ecco che ho realizzato la catenella di 15 maglie. Ora iniziamo a lavorare il punto basso, quindi salto il primo punto, entro nel secondo, vedete, entro con l'uncinetto così, prendo il filo, lo carico e lo trascino fuori. Ho queste due asole, carico di nuovo e vado a chiudere tutte e due assieme. Facciamo vedere di nuovo, ora entro nel punto successivo,
carico in questo modo da dietro e davanti, trascino, ho 2 asole, carico di nuovo e le chiudo. Ancora più veloce, ora entro nel punto, carico il filo, trascino fuori, carico di nuovo e chiudo le 2 asole. Poi continuo così fino alla fine della catenella. Faremo vedere poi come lavorare l'ultimo punto. Ecco che abbiamo fatto, vedete, il primo giro. Ora semplicemente dovrò realizzare dei punti all'interno dell'ultimissimo punto, che sarebbe il cappietto, per girare e andare a lavorare dall'altra parte della catenella. Quindi entro di nuovo con l'uncinetto nell'ultimo punto, vedete è leggermente più difficile, così faccio un primo punto basso. Ora per fare il giro e andare dall'altra parte ne lavoro altri 2, sempre nel solito punto. 1 e 2, vedete che il lavoro nel frattempo si è girato. Se tiro bene il filo per chiudere col filo più corto e continuo, vado avanti entrando di nuovo nel penultimo punto e facendo ancora un altro punto basso. In questo modo, vedete, mi porto dietro il filo, faccio vedere meglio, entro con l'uncinetto nel punto, vedete, metto il filo più corto qui sopra che mi servirà per poi non fare una cucitura successiva, carico il filo lungo, lo trascino fuori, ho queste 2 asole, carico e chiudo. Vedete, in questo modo farò sempre dei punti bassi fino ad arrivare all'altra estremità della catenella. Sono arrivata ora all'altra estremità e devo andare ora a lavorare l'ultimo punto. Qui invece di 3 punti bassi ne farò 2 perché l'altro è stato fatto a inizio del lavoro. Quindi entro con l'uncinetto, qui carico e trascino fuori, in questo modo, quindi faccio il primo punto, di nuovo entro nel punto, carico e chiudo. Ora dovrò chiudere il primo giro, vedete, prendendo queste asoline qui, queste 2 all'inizio, carico l'uncinetto e faccio un punto bassissimo. Ed ecco che abbiamo fatto il primo giro. Mettiamo ora il marcapunti per indicare il lato da cui abbiamo iniziato a lavorare la borsa e ora faccio una catenella per alzare il lavoro e iniziamo il secondo giro. Devo rientrare nello stesso punto che ho lavorato, il punto bassissimo questo, 2 volte, quindi fare 2 punti bassi, 1 e 2, e ora rinizio facendo singoli punti bassi per ogni punto basso del giro precedente. Continuiamo così fino ad arrivare all'altra estremità e vi facciamo vedere come proseguire. Sono arrivata di nuovo all'altra estremità, ho fatto la prima parte del giro e devo lavorare i 3 punti che ho lavorato nel cappietto iniziale, i 3 punti che sono i 3 cresciuti. Ora dovrò entrare con l'uncinetto in ogni punto per ben 2 volte, quindi fare 2 punti bassi per punto. Vedete, carico e faccio un primo punto basso, di nuovo carico, entro, scusate, nello stesso punto e carico e di nuovo faccio un altro punto basso. Questo mi servirà per creare l'angolo, quindi vedete, entro in punto seguente, carico di nuovo e chiudo, ancora entro, carico, carico ancora e chiudo e nell'ultimo per altre 2 volte. Quindi una e il primo punto andato, un altro punto ed ecco fatto. E ora continuo di nuovo facendo singoli punti bassi fino ad arrivare all'altra estremità. Anche qui negli ultimi 2 punti dovrò fare dei cresciuti. Vi facciamo vedere.
Sono arrivata all'altra estremità, anche qui ho fatto i punti bassi, vedete, inizia a prendere questa forma, la base, e devo lavorare gli ultimi 2 punti, quindi faccio anche in questo punto e in questo punto 2 cresciuti. Quindi entro con l'uncinetto e faccio un primo punto basso, in questo modo, e un secondo. Ora entro nell'ultimo punto e faccio un punto basso e di nuovo un altro punto basso. In questo caso ne ho fatti 2 perché i primi cresciuti li avevo fatti all'inizio. Ora di nuovo prendo le asoline iniziali del lavoro, sì, carico l'uncinetto e faccio un punto bassissimo per chiudere. Ora faccio una catenella per alzare il lavoro e lavoro un punto basso nel solito punto, quindi dove ho fatto il punto bassissimo, rientro qui, faccio un punto basso e vado avanti, lavoro in quello successivo. Qui in questo punto dovrò fare un cresciuto, quindi faccio 2 punti bassi, uno, di nuovo entro all'interno ed ecco qui. Ora vado avanti facendo singoli punti bassi fino ad arrivare all'altezza del cresciuto dell'altro lato, quindi questa altezza qui. Qui mi fermo e lavoriamo di nuovo i nostri cresciuti. Vedete, sono arrivata all'altra estremità e sono a lavorare esattamente nel punto, vedete, dove ho fatto 2 cresciuti del giro precedente, i primi 2. Ora devo entrare qui dentro e fare di nuovo un cresciuto, quindi faccio 2 punti bassi nel solito punto, 1 e 2. Faccio poi un solo punto basso nel punto seguente, un nuovo cresciuto, quindi 2 punti bassi qui, 1 e 2, un punto basso singolo e l'ultimo cresciuto, quindi 2 punti bassi qui, vedete dove ci sono sempre cresciuti del giro precedente. In questo giro quindi alterno un cresciuto a un punto basso singolo per 3 volte. Vedete, inizia a prendere molto forma l'angolo e la base e ora continuiamo. Continuo con i singoli punti bassi fino ad arrivare all'altra estremità, esattamente qui dove ci sono i primi cresciuti del giro precedente. Siamo arrivati, vedete, all'altra estremità. Questa è la nostra base che prende forma e risulta comunque anche molto rigida. Non so se riuscite a vedere bene dal lavoro, ma vedete il risultato finale. Quindi ora sono arrivata a questo punto dove ci sono i 2 cresciuti del giro precedente. Pure qui realizzo 2 punti bassi al suo interno, quindi 1 e 2. Punto singolo e 2 punti qui nei cresciuti del giro precedente, punto basso e altro punto basso. In questo caso ne ho fatti 2 perché il primissimo punto che abbiamo lavorato era singolo, quello dopo era con un cresciuto. Ora chiudiamo il giro e devo entrare nelle primissime asoline. A questo punto però la nostra base è terminata e dovrò iniziare a lavorare il corpo della borsa, quindi non entrerò più prendendo entrambe le V, ma ne prendo solo una perché facciamo un punto bassissimo in costa retro, quindi entro nella V, prendo una sola asolina, carico e chiudo in questo modo. Ora facciamo la nostra catenella per alzare il lavoro e inizierò a fare un giro di soli punti bassi in costa retro per creare l'angolazione del corpo della borsa. Quindi rientro di nuovo nel punto, però non nel punto, prendo solo l'asolina,
Anche qui vedete carico ora e trascino fuori, vado nel punto successivo, vedete entro nella V, in questo modo carico di nuovo e chiudo ancora, punto basso in costa retro, faccio esattamente come prima, solo che prendo solo la V e non entrambe le due asole, solo un'asolina, quella più esterna, vedete, e dovrò fare così per tutto il giro, quindi non faccio né cresciuti né diminuzioni, faccio solo un singolo giro di punti bassi in costa retro, prendendo ed entrando all'interno dell'asolina. Quindi noi facciamo vedere tutto il giro perché tanto il metodo è lo stesso. Ritorniamo poi insieme al termine del giro, vi facciamo vedere poi come proseguire. Un suggerimento che vi diamo, vedete, quando andiamo a realizzare il punto basso in costa retro, in questo momento vedete, tiro molto il filo, vedete, carico, lo tiro in questo modo perché deve risultare morbido il lavoro per poi riuscire a lavorare meglio i punti successivi, in quanto questo filato per appunto risulta elastico sì, ma comunque rigido al momento della lavorazione. Ecco che abbiamo finito il nostro giro di punti bassi in costa retro. Vedete come questo giro risulta leggermente più lento rispetto a quelli precedenti. Ora siamo arrivati alla fine del giro. Entro, vedete, nelle due asoline qui. Entro, carico l'uncinetto, lo trascino fuori e le chiudo assieme. Ora faccio una catenella per alzare il lavoro e devo lavorare nuovamente nel punto dove ho fatto il punto bassissimo. Qui faccio un primo punto basso. E ora che abbiamo fatto il primo punto basso del giro, inizieremo con la lavorazione. La lavorazione è un po' particolare per realizzare quel punto che è molto simile a un punto canestro. Quindi ho realizzato il punto basso, nel punto seguente non dovrò fare un altro punto basso, quindi non dovrò entrare qui in questo punto, ma vado a prendere le due asoline formatosi nel giro precedente, quindi entro qui, prendo questa e quest'altra V e ora vedete carico l'uncinetto, le passo, quindi in questo modo ho queste due asole, di nuovo le chiudo e giro il filo attorno all'uncinetto e le vado a chiudere assieme, e questo ho fatto un punto basso un po' più particolare. Ora vado nel punto seguente e faccio un semplice punto basso, sì, ecco. Ora di nuovo nel punto seguente entro nelle due V del lavoro, quindi una, sì, e due, carico di nuovo l'uncinetto e le trascino fuori. Questo è un pochino più duro, vedete, formo le due asole, carico di nuovo e chiudo tutte e due. Ancora un punto basso nel giro seguente e quindi alterniamo in questo modo. Dovrò alternare un punto basso semplice a un punto basso allungato entrando nelle V del lavoro. Noi ne facciamo vedere tutto il giro perché tanto il lavoro è esattamente questo. Vi dico di continuare alternando in questo modo i due punti e valutando bene dove sono i punti bassi del giro precedente. Andiamo avanti e vi facciamo vedere poi come lavorare il giro seguente, perché dobbiamo entrare in dei nodini differenti rispetto al primo giro. Sono arrivata a lavorare l'ultimo punto del giro. Ho fatto un punto dove sono entrata nelle due V, non si vede benissimo però è questo, quindi ora nell'ultimissimo punto devo fare un punto basso normale, quindi entro nelle due asoline, vedete, tiro, trascino così e chiudo. Vedete comunque che il punto deve essere un pochino più allungato per
poter poi entrare nei giri successivi del lavoro, perché se non allungo un po' rimane molto stretto, risulta difficile. Ora sono di nuovo all'inizio dell'altro giro e vedete ho il mio primo punto dove ho lavorato il punto basso e il punto bassissimo a fianco qui, e poi il punto successivo è quello dove ho lavorato all'interno delle due V. Vedete, si nota molto di più perché c'è questo nodino. Quindi io devo entrare nel punto dove ho lavorato il punto basso, entrando però nelle due V, quindi non dovrò fare punti bassissimi, catenelle per cambiare di nuovo il giro, ma vado avanti lavorando a spirale. Quindi entro nei due punti, carico l'uncinetto, lo trascino fuori, allungo un po', carico di nuovo e chiudo. Vedete? E quindi il giro in questo modo non terminerà mai, dovrò andare avanti alternando punti bassi semplici a punti bassi allungati. Infatti ora dove c'è il punto, vedete, dove sono entrate nelle due V nel giro precedente, faccio un semplice punto basso. Quindi entro qui, allungo un po', carico e chiudo. Di nuovo entro nelle due V, qui avevo un punto basso semplice, carico, così ho due asole, carico di nuovo e le chiudo. Ora punto basso qui, e poi infatti la trama si noterà fra qualche giro, vedete appunto questo alternarsi dei nodini, sì, e entro, faccio un punto basso, entro nelle due V e continuerò in questo modo. Noi ora andiamo avanti, tanto i punti sono sempre gli stessi, fate attenzione appunto a non saltare alcuni nodini, alcuni punti, e continueremo a fare appunto questi giri ripetutamente senza fare dei punti bassi, catenelle o alzare in qualche modo il lavoro. Quindi noi continuiamo e vi indichiamo, vi facciamo vedere dopo e vi indichiamo il numero di giri e le altezze. Ecco, vedete che la nostra borsa prende forma, abbiamo fatto un totale di 10 giri e vedete la trama di questi nodini che si notano molto, soprattutto con questa fettuccia in cordino che abbiamo sul nostro shop. Vedete, ora sono arrivata al nono giro esattamente dal lato in cui ho iniziato a lavorare, quindi sono arrivata fino a questo punto qui in corrispondenza del marcapunti. Quindi ora termino e chiudo il lavoro con un punto bassissimo, entro all'interno in questo modo e chiudo. Così ho chiuso tutto il 10° giro. In totale comunque ho raggiunto un'altezza di 16 centimetri per 10 giri. Vedete, la trama, come vi ho fatto vedere, già è questa, è molto bella e particolare, però come avete visto semplice da realizzare. Ora faccio un ultimo giro di bordatura e lo farò utilizzando questo punto, quindi entro nel punto successivo, però non prendo le due asole, entro all'interno e prendo solo la V, quindi faccio un punto, vedete, bassissimo in costa retro, carico così e chiudo tutte e due. Faccio vedere più piano, entro nel punto, carico l'uncinetto, trascino fuori, queste due asole le chiudo una con l'altra, ancora, entro, trascino, due asole le chiudo assieme. Questo sarà praticamente la bordatura della nostra borsa. Potete anche non farlo, però secondo me viene molto più carina e lineare. Quindi continuo con questo punto per tutto il giro, il lavoro è sempre lo stesso. Vi facciamo vedere poi come chiudere il progetto e com'è il risultato finale. Siamo arrivate alla fine, vedete questa è la bordatura di questo punto bassissimo in costa retro per rendere, come ho detto, più uniforme la nostra borsa. Ora faccio un ultimissimo punto bassissimo in costa retro per arrivare esattamente a dove avevamo il marcapunti qui, e tiro il filo, tiro di circa 10 o 15 centimetri
e vado a tagliarlo con le forbici. Ora vado a fissare il filo, vedete, salto la prima solina e invece entro in quella successiva, quindi entro all'interno della asola più esterna e prendo il filo e lo trascino all'interno, così. Ora rientro di nuovo nella solina di partenza, qui nella V, prendo il filo carico e lo trascino all'interno. In questo modo la chiusura, vedete, è invisibile. Ora giro la borsa e vado a fissare il filo in eccesso nei nodini, aiutandomi con l'uncinetto. Prendo un uncinetto magari un pochino più piccolo. Quindi vedete, entro ad esempio in questo primo nodino e trascino il filo. Faccio così aiutandomi con l'uncinetto per almeno 5 o 6 volte, in modo da fissare alla perfezione il filo. Una volta poi fissato, taglio la parte del filo in eccesso e la nostra borsa, tutto il corpo della borsa sarà pronto. Ecco, vedete che abbiamo aggiunto il nostro manico, questo è quello più piccolo da 12 cm con l'attacco frontale. Abbiamo aggiunto uno, ora dobbiamo andare ad aggiungere l'altro dall'altra parte, quindi giro la borsa e prendo la parte di metallo, vedete questi anelli che abbiamo tolto appunto dal manico. Si va a inserire, vedete, in corrispondenza di questo punto esattamente dove si trova l'altro, quindi uno così, scegliete voi comunque l'altezza che preferite, e 2 vado ad aggiungere, vedete, pure questo qui, questi versi qui. Ora riprendo il manico di bambù e lo devo andare a fissare, quindi prendo le asticelle e ne inserisco nei buchini in questo modo e con un piccolissimo calciavite le vado a fissare girando. Poi una volta fissate in questo modo, se volete essere sicuri che non si riaprano, basterà inserire una piccola goccia di attack all'interno del buchino. In questo modo il manico non si aprirà più, non ci sarà il rischio quindi di perdere l'asticella interna. Quindi faccio questo lavoro e uguale anche l'altra asticella. Quindi questo è un passaggio facilissimo, ci vuole un pochino di manualità. Noi facciamo vedere poi la borsa terminata. Ho aggiunto gli anelli ed ecco qui che la nostra borsetta è pronta. Come vi ho suggerito prima, i manici sono composti da questa parte in bambù, questi anelli e una stecchetta interna che il regge. Io vi suggerisco, se siete sicuri appunto di non cambiare il manico e di mettere un'altra borsa, di aggiungere un filino di attack all'interno del buchino, perché così rischiate che non si apra e quindi non perdiate la stanghetta all'interno. Se invece volete utilizzarlo per più borse, basta porre maggiore attenzione. Quindi comunque, se avete seguito passo passo tutte le istruzioni che vi ho indicato nel video, sarete in grado di realizzare pure voi la nostra borsa Marisa, una borsa, come ho detto, semplice, che potete realizzare utilizzando un solo gomitolo di fettuccia cordino da 500 grammi, quindi mi è anche avanzato un pochino. Quindi con un solo gomitolo riuscite a creare una nuova borsetta super estiva, ma perché no, secondo me è adatta anche alle altre stagioni. Quindi andate su macribag.it, scegliete il colore che più vi piace e realizzate la vostra borsa. Noi ci vediamo al prossimo video.